Ciao a tutti. Il modo in cui il narcisista si sente dopo averti scartata è un processo complesso e varia notevolmente da individuo a individuo, influenzato da una serie di fattori che vanno dalla personalità specifica del soggetto alle circostanze della separazione. Tuttavia ci sono alcune emozioni e reazioni comuni che possono emergere in tale contesto. Innanzitutto è importante comprendere che il narcisismo è caratterizzato da un eccessivo amore per se stessi, un bisogno costante di ammirazione e una totale mancanza di empatia verso gli altri. Quindi, quando il narcisista scarta qualcuno, potrebbe provare una serie di emozioni filtrate attraverso la lente del proprio ego. Una delle prime reazioni potrebbe essere un senso di potere e di controllo. Per il narciso l'atto di scartare qualcuno va a confermare il suo senso di superiorità e di dominio sugli altri. Può percepire la situazione come un segno del suo potere e della sua capacità di manipolare le persone a suo piacimento e a suo vantaggio. Tale senso di controllo può portarlo ad una sorta di trionfo nell'osservare la persona scartata reagire secondo le sue aspettative o nel vedere la propria capacità di influenzare gli altri. Tuttavia, sotto questa maschera di potere e di dominio emergono altre emozioni più intricate, come ad esempio la sensazione di un profondo vuoto o di un'assoluta insoddisfazione interiore. Se la persona scartata non reagisce come previsto, ovvero non mostra segni di disperazione, il narcisista potrebbe sentirsi minacciato emotivamente e perdere la sua autostima. Inoltre possono emergere ulteriori emozioni negative come l'ansia o la paura. Per di più il narciso ha il terrore di essere giudicato negativamente dagli altri per aver scartato la sua vittima. Tali preoccupazioni possono essere alimentate dalla paura di perdere il proprio status sociale o di essere addirittura escluso dalla sua cerchia sociale. È importante notare che il narcisista non è affatto disposto a riconoscere o affrontare queste emozioni così vulnerabili, tanto da sopprimerle o negarle a se stesso. In sintesi, il modo in cui il narciso si sente dopo averti scartata dipende da una serie di fattori come il suo livello di autostima, la sua dipendenza dall'attenzione altrui e la percezione della situazione in termini di controllo e di potere. Mentre alcuni possono provare un senso di trionfo e di onnipotenza, altri potrebbero essere tormentati da una gamma di emozioni negative che minano il loro senso di grandezza e di sicurezza. Ma scopriamo quali sono i pensieri che potrebbero attraversare la mente del narcisista dopo averti scartata. Spero che la mia ex partner si senta una miserabile senza di me. Devo assicurarmi che gli altri sappiano che ho scartato la mia compagna, così potrò dimostrare il mio potere. Forse ho fatto la cosa giusta, ma perché mi sento così vuoto adesso? Non devo dimostrare nessun segno di debolezza o di incertezza riguardo alla mia decisione. Forse avrei potuto gestire la situazione in modo diverso per ottenere ancora più controllo. Ora che l'ho scartata mi sento potente e invincibile. Non devo mostrare alcun rimorso o pentimento per la mia decisione. Forse la mia ex tornerà implorandomi di rimanere in relazione con lei. Devo trovare qualcun altro da manipolare per soddisfare il mio ego. Nonostante la mia sicurezza interiore mi sento svuotato. Forse ho perso una fonte di approvvigionamento con quella persona. Devo assicurarmi che gli altri vedano quanto sono desiderabile e irresistibile. La mia ex partner non troverà nessun altro migliore di me. Devo rimanere concentrato su me stesso e sui miei desideri senza che nessuno mi ostacoli. Forse ho fatto un errore, ma non posso ammetterlo dinanzi agli altri. Spero che questa separazione non influenzi la mia reputazione o il mio status sociale. Mi sento così vuoto senza l'attenzione e la devozione della mia ex.
Devo trovare un nuovo modo per alimentare il mio ego e la mia autostima, ora che la tal persona non fa più parte della mia vita. Spero che la mia ex compagna soffra per la mia assenza. Forse ho fatto un errore a lasciarla andare. Posso trovare qualcun'altra migliore di lei. Non ho bisogno di nessuno per essere felice. Ma se non ho nessuno, chi mi loderà e adulerà? Forse potrei cercare di riconciliarmi con lei. Certo che la solitudine mi pesa molto. Forse devo tornare indietro e cercare di riconquistarla. Devo trovare un nuovo bersaglio per soddisfare il mio ego. Posso sempre farla ingelosire con qualcun'altra. Anche se non posso sopportare la gelosia, mi piace vederla soffrire per me. Forse ho sbagliato a scartarla, forse dovrei chiederle scusa. No, lei mi ha deluso, io sono migliore di lei. Che senso ha tutto questo senza qualcuno che mi ammiri? Ho bisogno di nuovi ammiratori per riempire il mio vuoto interiore. Sono un vero maestro a manipolare le persone. Non posso fare a meno della mia dose quotidiana di lodi e di attenzioni. Non posso permettere a nessuno di farmi sentire indesiderato. Questi sono solo alcuni dei pensieri che potrebbero attraversare la mente dei narcisisti dopo aver scartato qualcuno. La loro autostima e il loro senso di potere dipendono sempre dall'attenzione e dalla validazione degli altri. Quindi la perdita di una fonte di approvvigionamento può scatenare una serie di reazioni emotive complesse e spesso contraddittorie. Se anche tu hai subito lo scarto da parte del tuo narcisista, non cercarlo, non contattarlo, non chiamarlo, ignoralo e sparisci dalla sua vita. Respira profondamente e abbraccia la tua forza interiore. Anche se può sembrare difficile e doloroso, ricorda che sei una persona forte e degna di amore e di rispetto. Guarda oltre le ombre del suo egoismo e trova la luce della tua autenticità. In questo percorso di guarigione riscoprirai il potere della tua dignità e del tuo amor proprio. Non permettere mai a nessuno di spegnere la tua luce interiore o di farti sentire meno di quanto vali. Ogni passo che compi verso la tua libertà è un atto di coraggio e di rispetto verso te stessa. Continua a camminare con fiducia lungo il sentiero della tua rinascita, sapendo che sei degna di amore vero e di considerazione reciproca. La tua felicità non dipende da nessuno, ma solo da te stessa. Sii la tua luce, la tua forza e non lasciare che nessuno ti faccia mai dubitare della tua bellezza e della tua grandezza interiore. Tu meriti di più. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.